Ehi amico, pensa in grande come vedi nella t-shirt, pensa in grande. Stoca, loca, 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 no? Ecco questo animaletto tanto carino che mi piace tanto che sta nei laghi. Bene, parliamo delle problematiche del pensare in grande in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, io sono sempre il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e non potevo proprio esimermi dal trattare questo argomento, altrimenti di che evoluzione comoda stiamo parlando, perché chiaramente il pensare in grande è uno dei nemici dell'evoluzione comoda, che è stato divulgato da tantissimi coach, formatori. Quindi è proprio all'interno della retorica dell'uomo di successo, del turbocapitalismo, e quindi diciamo che forse c'è qualche problematica, no, all'interno di questa idea, e la vediamo insieme in questo episodio. Ci facciamo dei ragionamenti, perché chiaramente la prima cosa che uno verrebbe l'obiezione che viene a dire è: sì, ma allora mi devo accontentare, non devo realizzare cose. No, perché appunto è proprio il modo di ragionare sulle cose, e che porta poi a realizzare roba, e non c'è bisogno di pensare in grande per realizzare cose. Questo diciamo che è anzi forse è il modo proprio di non realizzare nulla, o di realizzare cose che non sono allineate con te stesso. Allora, il primo concetto che dobbiamo andare a sviluppare è l'idea che maggiore quantità sia effettivamente migliore qualità, e questo era un pensiero che si faceva Paul Václavic nel suo libro Di bene in peggio. Lui è un grande esperto che ha insegnato come le strade per rovinarsi la vita, sia in questo libro che nelle istruzioni per rendersi infelici. Chiaramente testi paradossali che ti dicono come rovinarti la vita per non fartela rovinare, e riconoscere poi effettivamente come te la vai a rovinare, no? E quindi lui diceva: maggiore quantità e migliore qualità. Questo, che apparentemente sembra logico, in realtà si dimostra fallace, e lo dimostra in vari modi. Lo dimostra ad esempio col fatto che se una persona prende una dose maggiore di un medicinale, quindi più quantità, non vorrà dire che starà ancora più meglio di quanto è stato con una sola dose della medicina, no? Perché in questo caso quello che conta è il dosaggio corretto, no? Quindi spesso è il dosaggio che trasforma una medicina in veleno, e quindi è chiaro che non c'entra la quantità, o meglio, la quantità trasforma un qualcosa da una qualità a un'altra, e questa qualità non sempre è una cosa di valore maggiore, anzi spesso è peggiore. Un altro esempio che lui fa a proposito per dimostrare sempre che la maggiore quantità non è meglio, e quindi non è migliore qualità, riguarda gli hangar che dovevano contenere e proteggere i razzi della NASA dalle intemperie. E quindi loro dicono: beh, gli hangar li sappiamo costruire, costruiamo uno gigantesco, 10 volte più grande di quelli che solitamente costruiamo, così ce li buttiamo dentro tutti sti razzi e vengono protetti. E quello che è successo è che quando l'hangar è diventato 10 volte più grande delle dimensioni abituali in
cui veniva costruito, si andava a creare un microclima interno, quindi una sorta di piccolo mondo con delle tempeste, delle scariche elettriche, quindi tuoni, fulmini interni direttamente all'hangar. E quindi invece che proprio si è creato proprio quel clima, quel microclima dal quale si volevano proteggere i razzi, no? E questo mi fa pensare anche al 10 per, no? Cioè non so se ti sarà capitato di imbatterti in questa grande logica di mindset avanzatissimo, di chi ti dice di domandarti cosa dovresti fare per crescere 10 volte, e poi questo 10 per i pivelli, perché poi quando diventi esperto di questa cosa inizi a pensare come faccio a crescere 100 per e così via, no? Ecco, quindi mi fa pensare a questa perla di saggezza, no? Che il solo pensiero di moltiplicarsi 10 volte nella maggior parte delle persone crea un'ansia e un'angoscia ingestibili, e soprattutto lo sconforto di dire ma non ti viene in mente niente, no? Quindi è chiaro che per alcune persone possono anche andare bene queste logiche, no? Cioè non è che stiamo dicendo, una cosa che vorrei evitare è la generalizzazione, no? Cioè esistono sicuramente delle persone che giovano da un certo modo di pensare, ma nella maggior parte non possiamo trasformare un'eccezione in una regola, e quindi nella maggior parte dei casi questo approccio è deleterio. Questa è la cosa, non è funzionale e comunque fa parte di un paradigma diverso da quello che ti presento io. Quindi è chiaro che se uno vuole slittare all'interno di un altro paradigma, queste logiche fanno parte di un paradigma diverso, che se vuoi approfondire, appunto, c'è anche sempre il mio libro La vita inizia da comfort zone, che però in questo momento ancora non è in ristampa, c'è la versione Kindle. Magari se vedi questo video più avanti può essere che è uscito, diciamo, sono uscite le nuove copie e la nuova ristampa. Comunque, quindi dicevamo, abbiamo smontato un po' l'idea del 10 per, che solitamente è paralizzante, e appunto il cambiamento quindi di paradigma è collegato al fatto che noi ci dobbiamo spostare dalla quantità, che è anche un concetto che attira a livello infantile, quindi la nostra mente infantile è attratta dalla quantità. Solitamente i bambini sono affascinati dal fatto che guarda quanto è grande, allora è meglio, no? Quindi se noi non facciamo il superamento di questa logica mentale, continuiamo a pensare come dei bambini dell'asilo, che con tutto il rispetto dei bambini dell'asilo, va benissimo, però ti porta fuori strada, tutto qui. Quindi noi dobbiamo iniziare a pensare in termini invece della qualità che noi vogliamo realizzare, del cosa e del come, ma l'altro aspetto importante è partire dall'essere, cioè non dal fare. Quindi anche questo spostamento di assetto, cioè invece che dire cosa devo realizzare in termini di quantità, io devo dire cosa voglio realizzare in termini di qualità. Il cosa realizzare è basato sull'essere, cioè se io sono una persona, un pittore, un artista, un musicista, uno scrittore, devo fare quello, cioè non è che devo fare un progetto gigantesco, cioè, che senso ha? Devo pensare che devo scrivere 1000 libri, o devo pensare che devo scrivere quello che mi interessa scrivere, che nasce da un'urgenza di scrittura, di dire, di esprimermi, di fare? È chiaro che ci saranno persone che realizzeranno probabilmente delle cose grandiose, che ne so, pensiamo alla Rowling, che adesso è stata, diciamo, presa di mira, ma diciamo che appunto se riusciamo a separare l'autrice da quello che dice, cioè, nel senso, io non commento nemmeno, non mi schiero nemmeno su le cose, perché non c'entra in questo caso, appunto, che ha scritto, no, tutta la saga di Harry Potter, ha scritto una saga, quindi insomma una roba impegnativa e grande, quindi o pensa alla saga del Signore degli Anelli di Tolkien, ma ce ne sono tantissime, no, di
scrittori prolifici che hanno scritto tantissimo, che hanno realizzato, quelli mi hanno detto pensa in grande, cioè volevano scrivere una roba, l'hanno scritta e appassionati, gli è venuta lunghetta, immagino. Quindi questo è il ragionamento, no, che ci porta a seguire non tanto un ideale da focalizzare nel proiettare nel futuro, ma seguire il flusso di ciò che proviene da noi stessi, no? Anche perché molte volte quando si pensa a realizza cose grandiose si pensa a un profitto, di appunto moltiplicare il profitto solitamente, quindi il guadagno, per cui faccio una cosa che mi fa guadagnare di più invece che una cosa che è più collegata alle mie caratteristiche, predisposizioni e talenti, e il profitto, diciamo, dovrebbe essere un po' un effetto che non è più o meno, è comunque quello che finanzia il nostro essere, che ci dà la dignità di essere su questo pianeta. Infatti io ti invito a dare soldi a chi vuoi finanziare, cioè la domanda da farsi è voglio finanziare questa attività perché voglio che si mantenga nel tempo e non si estingua, non ceda. Ecco, questo potrebbe essere un buon ragionamento, no? E soprattutto quindi se vedi persone che si attivano tramite il loro essere. Ma andiamo a vedere altre insidie del pensare in grande, no? Pensare in grande. Le altre insidie sono quelle che lo spostamento di attenzione dal micro al macro, che non so se hai visto anche la puntata sul minimizzare i segnali che provengono da noi stessi, quindi porta a una trascuratezza, diciamo, di cose che richiederebbero attenzione, no? E quindi ci rende ciechi lo spostamento di pensiero dal micro al macro a le cose piccole che possono prima di tutto darci soddisfazione, possono gratificarci, quindi diventa anche molto più difficile sperimentare gratificazione. E quando gli stessi guru ti invitano poi a provare gratitudine, no? Impegnati a provare gratitudine, è chiaro che la gratitudine più che altro è un effetto della capacità di saper apprezzare e dare valore e interesse alle cose piccole. Viene da sé la gratitudine se c'è un atteggiamento di questo tipo. Se tu cerchi di pensare in grande e allo stesso tempo di provare gratitudine, diciamo che le due cose implodono miseramente e quindi non si riesce a provare niente, quindi veramente si va in depressione totale. E non lavorare nel piccolo, quindi nel non avere attenzione a quello che stiamo facendo a prescindere dalle dimensioni che ha, ci porta al fatto che la vita diventa molto faticosa, a parte brevi momenti, no? Come il famoso meme di Will Smith che dice questo piccolo momento della mia vita lo chiamo felicità, e ci credo se eri attento a questo macro risultato di successo invece che sperimentare le piccole gioie nei dettagli delle cose della vita, perché in generale la vita è abbastanza atroce e faticosa, e quindi se non sappiamo nutrirci delle cose piccole diventa ancora più estenuante, no? E questo porta anche un collegamento con la depressione, perché chiaramente senza gratificazione, senza soddisfazione e senza vedere i propri traguardi raggiunti, e chiaramente la persona se ne va in down molto facilmente. Un'altra cosa a cui è collegata questo discorso del pensare in grande è il fatto che viene associato ad avere una sorta di pensiero ossessivo, cioè ossessionarsi con il proprio progetto grandioso da realizzare e avere appunto questa monossessione grandiosa. Questo è un concetto che credo sia stato divulgato, io l'ho sentito da Anthony Robbins, che parlava di magnifica ossessione, quindi la vita gli dai senso se sei ossessionato da questo progetto grandioso. Ma io ti posso dire che essere ossessionati
diciamo che non c'è un'angolazione da cui lo vedo una cosa da consigliare, ossessionarsi, no? Quindi allora, il tratto ossessivo in quanto capacità di stare lì sul pezzo e curare i dettagli, cioè è anche funzionale in alcune situazioni, no? A proposito di qualità, quindi non solo di quantità, ma il problema è che essere ossessionati in questo modo, no? Cioè, sembri Gollum, cioè il mio tesoro, cioè non è che porta tanto bene, no? Lo sapete cosa è successo a Gollum che abbiamo citato, no? Il Signore degli Anelli, quindi evidentemente mi è tornato in mente, cioè chi possedeva l'anello poi, come dire, stava a pensare solo all'anello e cercava di danneggiare, cioè di proteggerlo e quindi tutti diventavano nemici quelli che glielo volevano strappare, no? Un po' come un tossico che pensa solo alla droga e quindi non pensa più alle persone, non pensa più a niente e pensa soltanto a cercare di recuperare dosi, no? Quindi ora capite che questa cosa ti rende ulteriormente cieco non solo alle cose piccole, ma c'è questo paraocchi che ti impedisce di vedere tante cose che poi magari ti penti di non aver curato. E ci sono tante problematiche collegate al pensare in grande che chiaramente stiamo già sviluppando, no? Abbiamo già accennato, cioè quindi è facile che tu sviluppi un'ansia e stress per la pressione eccessiva, no? Di fronte a questo Everest, questa vetta che dobbiamo raggiungere, ci siamo presi l'impegno di portare avanti e quindi ci mettiamo anche nella pubblica umiliazione di aver dichiarato qualcosa che effettivamente non sappiamo nemmeno noi se riusciremo a raggiungere e così via. Quindi c'è il rischio di delusione, di frustrazione, perché ci siamo posti delle aspettative, degli standard troppo elevati. Cioè non è che se io non mi pongo degli standard elevati continuo a ribadire non realizzerò nulla di importante, nulla di grande se vogliamo mantenere la quantità. Sono due cose separate, anzi me lo godrò di meno, sarò più sotto pressione. È più facile che ci sia perdita di focus e dispersione di energie perché è molto più difficile contenere una progettazione grandiosa rispetto a un progetto più circoscritto e maneggiabile, no? Quindi più fattibile. E va di per sé che ci sarà anche un sovraccarico decisionale perché di fronte a questa grandiosità ci saranno talmente tanti pezzi da portare avanti che la mente non riesce a gestirli tutti e quindi ti perdi un pezzo di qua, ti perdi un pezzo di là e chiaramente questo poi porta veramente a vedere chi ce l'ha più grosso, cioè io appartengo, aderendo a questo modo di pensare, aderisci a un modello di successo che può portare sia a non essere un tipo di successo autentico, ma anche un confronto con chi realizza cose più grandi, perché poi appunto cioè, è infinita la cosa del grande. Quanto grande deve essere questo progetto per essere definito grande? Chi lo dice che è grande o meno, no? E c'è una squalifica di tutti coloro che non stanno realizzando alti progetti. Il burnout quindi è una condizione, diciamo, proprio che te lo servono su un piatto d'argento e l'isolamento sociale e lo sconforto sempre anche per il paraocchi, perché io non vedo più le persone intorno a me. E per fare sto progetto sto a pensare solo al progetto e quindi mi dedico solo al progetto e mi isolo per realizzare quello che voglio. Sono diventato cieco a tutto quanto, una furia cieca che va avanti imperterrita per realizzare questa cosa. Non so se nella tua vita ti sarà capitato di avere persone di questo tipo, probabilmente no perché si sono isolate. No, quindi ci sono tante poi ricerche psicologiche, conoscenze, teorie della psicologia che vanno a corroborare quello che vi sto dicendo, cioè non è che a parte la pragmatica della situazione, no? L'esperienza reale, no? Che uno ci potrai, diciamo, ti potrà risuonare questo tipo di aspetto, magari ti do una sveglia se sei entrato in quel vortice, no? E quindi obiettivi grandi sono correlati, come abbiamo detto, a
depressione e perfezionismo maladattivo, no? Quindi è chiaro che si cerca di andare verso una grandiosità che costringe ad un perfezionismo che ci danneggia, perché le cose poi non sono mai abbastanza buone. Vediti anche la puntata sul non sentirsi abbastanza. Riduzione della motivazione intrinseca, cioè quando io mi pongo degli obiettivi esterni a me di raggiungimento di traguardi esterni, quello che perdo è anche la mia motivazione a realizzare cose che mi autogratificano, autosoddisfano, e quindi è anche più è difficile sostenere la motivazione, no? Quindi tutti gli studi sulla motivazione intrinseca e estrinseca quindi vanno a dimostrare come porsi degli obiettivi troppo esterni, invece che qualcosa che sia sotto il nostro controllo, che invece è autogratificante, sia qualcosa di scorretto. Quindi per esempio aumentare lo stipendio è una motivazione estrinseca, esterna a noi, che poi guarda caso non ci porta tutta sta soddisfazione. Inoltre è stato visto come in ambienti di lavoro con alta pressione, proprio perché bisogna realizzare, si pongono degli obiettivi aziendali molto alti, c'è una pressione molto elevata e quindi si sono correlati con un alto livello di burnout, e questo vale anche per i freelance, i liberi professionisti, i content creator, no? Quindi questo diventare il numero uno della piattaforma di qua e di là, e mi confronto con quello che ha 3 miliardi di follower, quindi se non ne faccio almeno minimo 2 non sono nessuno, no? Quindi capirai questi concetti che girano. Infine c'è la correlazione con la procrastinazione, cioè che alla fine porsi degli obiettivi grandi è proprio correlato al procrastinare e quindi al non realizzare una beata minchia, che è proprio l'opposto di realizzare grandi progetti e cose grandiose. Quindi ti ho indicato la via del pensare in qualità e nel tuo essere, piuttosto che andare a ragionare sul pensare in grande e costruire progetti grandiosi. E ricordiamoci sempre che dal piccolo nasce il grande, nulla nasce già grande di per sé, quindi le cose crescono nel tempo e quindi pezzetto dopo pezzetto, elemento piccolo dopo elemento piccolo, mano a mano uscirà fuori e starai stupito di quello che hai realizzato mentre ti stavi godendo il processo. Con questo augurio io ti saluto, è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Se vuoi iscriverti al canale YouTube, se lo stai vedendo su YouTube, se invece mi stai seguendo su Spotify, in questo caso ti consiglio anche di dare una sbirciatina su YouTube, perché ho la maglietta che spiega cosa penso del pensare in grande, con un rebus che potrai risolvere da te. Spero che durante la puntata l'abbiate risolto tutti. Ancora un saluto e spero di sentirti, e ci vediamo per il prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.